Se non l'hai ancora fatto, ti ricordo di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così ogni volta che pubblico ti arriverà una notifica, di lasciare un like come supporto e che mi trovi su Instagram come 1000 creazioni Sonia. Per realizzare la nostra giraffa sto utilizzando due gomitoli da 50 grammi del cotone Friends Cotton 8/4 di OB nella colorazione gialla e marroncina. Poi ci servirà anche un uncinetto numero 2 dell'imbottitura, degli occhietti con la sicura, eventualmente degli spilli per andare a cucire insieme i vari pezzi, un ago da lana, delle forbici e un marcapunti. Partiamo dalla realizzazione della testa e andiamo a fare un anello magico di 6 maglie basse. Una volta fatto l'anello magico andiamo a fare 6 aumenti consecutivi, quindi un aumento in ogni maglia. Una volta finiti i 6 aumenti consecutivi abbiamo un totale di 12 maglie basse. Adesso proseguiamo facendo una maglia bassa e un aumento per 6 volte. Prima maglia, questa è la prima maglia del giro, vado a marcarla e farò la stessa cosa per tutti gli altri giri. Nella maglia successiva vado a fare un aumento. Proseguo fino a fine giro. Arrivata a fine giro ho un totale di 18 maglie basse. Devo proseguire adesso facendo 2 maglie basse e un aumento per 6 volte. Prima maglia, seconda e nella successiva un aumento. Proseguo così per tutto il giro. Una volta finito il giro ho un totale di 24 maglie basse. Proseguo facendo 3 maglie basse e un aumento per 6 volte. Prima maglia bassa fatta, seconda, terza e nella successiva un aumento. Proseguo in questo modo per tutto il giro. Una volta arrivati a fine giro abbiamo un totale di 30 maglie basse. Adesso proseguiamo facendo 4 maglie basse e un aumento per 6 volte. Prima maglia bassa, seconda, terza, quarta e nella successiva un aumento. Proseguo in questo modo fino a fine giro. Una volta finito il giro ho un totale di 36 maglie basse. Adesso proseguiamo facendo 5 maglie basse e un aumento per 6 volte. Una, due, tre, 4, 5 e nella successiva un aumento. Proseguo in questo modo per tutto il giro. Arrivati a fine giro abbiamo un totale di 42 maglie basse. Adesso dobbiamo proseguire facendo 6 maglie basse e un aumento per 6 volte. Una, 2, 3, 4, 5, 6 e nella successiva un aumento. Proseguo in questo modo fino a fine giro.
Arrivati a fine giro abbiamo un totale di 48 maglie basse. Adesso dobbiamo proseguire e andiamo a fare 7 maglie basse e un aumento. 7 maglie basse e un aumento per 6 volte. Prima maglia bassa, seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima e nella successiva un aumento. Proseguiamo in questo modo per tutto il giro. Una volta finito il giro abbiamo un totale di 54 maglie basse. Adesso proseguiamo con l'ultimo giro di aumenti e andiamo a fare 8 maglie basse e un aumento per 6 volte. Prima, seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima, ottava e nella successiva un aumento. Proseguiamo in questo modo fino a fine giro. Una volta finito il giro dobbiamo avere un totale di 60 maglie basse. Adesso dobbiamo proseguire a fare giri di 60 maglie basse, quindi andiamo a realizzare 12 giri di 60 maglie basse. Questo è il risultato una volta finiti i 12 giri di 60 maglie basse. Adesso dobbiamo iniziare con le diminuzioni, quindi andiamo a fare 8 maglie basse e una diminuzione per 6 volte. Prima maglia bassa fatta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e adesso vado a fare una diminuzione. Proseguo in questo modo per tutto il giro. Finito il giro dobbiamo avere un totale di 54 maglie basse. Adesso proseguiamo facendo 7 maglie basse e una diminuzione per 6 volte. Una, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e nella successiva una diminuzione. Proseguo a fare questo passaggio per tutto il giro. Una volta finito il giro abbiamo un totale di 48 maglie basse. Adesso proseguiamo facendo 6 maglie basse e una diminuzione per 6 volte. Una, 2, 3, 4, 5, 6 e una diminuzione. Proseguo in questo modo per tutto il giro. Una volta concluso il giro abbiamo un totale di 42 maglie basse. Adesso le diminuzioni cambieranno leggermente perché adesso dobbiamo andare a fare una maglia bassa e una diminuzione per 14 volte. Quindi una maglia bassa e nella successiva una diminuzione. Ripeto questo passaggio per tutto il giro. Una volta finito il giro dobbiamo avere un totale di 28 maglie basse. Adesso proseguo facendo 5 maglie basse e una diminuzione per 4 volte. Una,
2, 3, 4, 5 e nella successiva una diminuzione. Proseguo in questo modo per tutto il giro. Una volta finito il giro abbiamo un totale di 24 maglie basse. Adesso proseguiamo facendo 2 maglie basse e una diminuzione per 6 volte. Una, 2 e la diminuzione. Proseguiamo in questo modo per tutto il giro. Una volta finito il giro abbiamo un totale di 18 maglie basse. Dobbiamo andare a fare l'ultimo giro di diminuzioni e andiamo a fare una maglia bassa e una diminuzione per 6 volte. Una e adesso la diminuzione. Proseguo in questo modo per tutto il giro. Una volta finito il giro abbiamo un totale di 12 maglie basse e con questo giro abbiamo finito la testa, quindi andiamo nella maglia che era marcata e facciamo una maglia bassissima, una catenella e possiamo tagliare il filo. Adesso dobbiamo andare a ricamare la nostra faccia e poi imbottire la testa. Come prima cosa andiamo a inserire gli occhietti. Dobbiamo metterli tra il 17° e il 18° giro a 11 maglie di distanza. Quindi contiamo dall'anello magico contando sempre l'anello magico, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18°, quindi entro in una maglia con l'uncinetto per allargarle in modo poi da poter inserire l'occhietto. Adesso devo contare 11 maglie, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, quindi tra l'11° e la 12°, sempre negli stessi giri, andiamo a inserire l'altro occhietto. Il primo non l'avevo inserito bene, lo vado a inserire benissimo e adesso inserisco anche il secondo. Sistemo la faccia, la nostra testolina e controllo che vadano bene. Ok, a questo punto vado e inserisco la sicura. Uno, chiudo bene e poi nel secondo. Ok, adesso devo ricamare gli occhietti. Se volete potete anche lasciarli così. Prendo il filo bianco, entro qui dal fondo ed esco al centro qui dell'occhietto. Mi raccomando, il più possibile attaccato all'occhietto, vedete? In questo modo. Lascio qui un po' di filo. Devo fare adesso passare il filo in questo modo. Quindi all'estremità opposta dell'occhietto rientro sempre il più vicino possibile all'occhietto, rientro, porto fuori l'ago con il filo e stringo. Devo fare la stessa identica cosa nell'altro occhietto. Una volta fatto controllo che siano uguali, okay, e
vado a fare 2 nodini in modo da bloccare questo filo. Non devo stringere tantissimo. Posso tagliare il filo in eccesso e adesso vado a prendere il filo nero. Con il filo nero lo devo posizionare in questo modo qua sopra, quindi come ho fatto per il bianco entro da sotto e mi posiziono qui nel lato dell'occhietto, sempre il più vicino possibile all'occhietto. In questo modo, vedete dove lago? Tiro il filo, naturalmente lasciandone una parte qui, come ho fatto per il filo bianco. Posiziono dove voglio mettere il filo e lo vado a inserire dalla parte opposta dell'occhietto, in questo modo, vedete? Adesso devo fare la stessa cosa dall'altra parte. Una volta fatto, ridò un attimo la forma alla testa e mi accerto che siano uguali. Se vedo che sono un po' diversi, vado a modificarli. Ok, sono uguali, quindi come ho fatto prima, faccio 2 nodini, questa volta al filo nero. E taglio il filo in eccesso. Questi fili andranno poi inseriti all'interno della testa, in questo modo. E la nostra faccina è ricamata. Dobbiamo soltanto andare a imbottire la testa. Prendiamo la nostra imbottitura e piano piano imbottiamo bene la testa. All'inizio sarà un po' difficile perché il forellino risulterà stretto, ma una volta che iniziate a imbottire leggermente sarà poi più semplice. Questo è il risultato della testa. Adesso proseguiamo a realizzare il corpo. Quindi sempre il nostro filo giallo e andiamo ad avviare un anello magico di 6 maglie basse. Una volta fatto l'anello magico vado a fare 6 aumenti consecutivi, quindi un aumento in ogni maglia. Finito questo giro abbiamo un totale di 12 maglie basse. Proseguiamo facendo una maglia bassa e un aumento per 6 volte. Quindi prima maglia bassa e nella successiva un aumento. Ripetiamo questo passaggio per tutto il giro. Finito questo giro abbiamo un totale di 18 maglie basse. Dobbiamo proseguire facendo 2 maglie basse e un aumento per 6 volte. 1, 2 e nella successiva un aumento. Adesso proseguiamo a lavorare questo gruppo di maglie per tutto il giro. Una volta finito il giro abbiamo un totale di 24 maglie basse. Dobbiamo proseguire facendo 3 maglie basse e un aumento per 6 volte. 2
3 e nella successiva un aumento. Proseguo in questo modo per tutto il giro. Finito questo giro abbiamo un totale di 30 maglie basse. Proseguiamo facendo 4 maglie basse e un aumento per 6 volte. 1, 2, 3, 4 e nella successiva un aumento. Proseguo in questo modo fino a fine giro. Una volta finito questo giro abbiamo un totale di 36 maglie basse. Proseguiamo andando a fare 5 maglie basse e un aumento per 6 volte. 1, 2, 3, 4, 5 e un aumento. Proseguo in questo modo per tutto il giro. Una volta finito il giro abbiamo un totale di 42 maglie basse. Adesso dobbiamo proseguire e andiamo a fare 6 maglie basse e un aumento per 6 volte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e nella successiva un aumento. Proseguo in questo modo per tutto il giro. Adesso proseguiamo con l'ultimo giro di aumenti, quindi andiamo a fare 7 maglie basse e un aumento per 6 volte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e nella successiva un aumento. Proseguo in questo modo fino a fine giro. Una volta arrivati a fine giro abbiamo un totale di 54 maglie basse. Adesso dobbiamo proseguire a lavorare 10 giri di 54 maglie basse. Questo è il risultato finito una volta fatti i 10 giri di maglie basse. Adesso dobbiamo iniziare con le diminuzioni, quindi andiamo a fare 7 maglie basse e una diminuzione per 6 volte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e adesso la diminuzione. Proseguo in questo modo per tutto il giro. Una volta finito il giro avremo 54 maglie basse. Adesso proseguiamo facendo 6 maglie basse e una diminuzione per 6 volte. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e nella successiva una diminuzione. Proseguo in questo modo per tutto il giro. Una volta finito il giro avremo 42 maglie basse. Adesso dobbiamo proseguire a fare un giro di maglie basse. Una volta finito il giro di maglie basse, proseguiamo e facciamo 5 maglie basse e una diminuzione per 6 volte. Una, 2, 3, 4, 5 e la diminuzione.
Proseguiamo in questo modo per tutto il giro. A fine giro avremo un totale di 36 maglie basse. Adesso proseguiamo facendo un giro di maglie basse. Una volta finito il giro di maglie basse proseguiamo con le diminuzioni, quindi andiamo a fare 4 maglie basse e una diminuzione per 6 volte. Una, 2, 3, 4 e vado a fare adesso la diminuzione. Proseguo in questo modo per tutto il giro. Una volta finito il giro con le diminuzioni dobbiamo avere un totale di 30 maglie basse. Adesso andiamo a fare un giro di maglie basse. Finito anche questo giro di maglie basse, proseguo facendo 3 maglie basse e una diminuzione per 6 volte. Una, 2, 3 e vado a fare la diminuzione. Proseguo in questo modo per tutto il giro. Finito il giro dobbiamo avere un totale di 24 maglie basse. Proseguo andando a fare un giro di 24 maglie basse. Proseguo di nuovo con le diminuzioni, vado a fare 2 maglie basse e una diminuzione per 6 volte. Una, 2 e la diminuzione. Proseguo in questo modo per tutto il giro. A fine giro devo avere 18 maglie basse. Adesso vado a fare una maglia bassa e una diminuzione sempre per 6 volte. Prima maglia fatta e nella successiva una diminuzione. Proseguo in questo modo per tutto il giro. Questo è il risultato quasi finito del corpo. Adesso ci blocchiamo un attimino perché andiamo a imbottire il nostro corpo per poi proseguire a fare il collo. Una volta imbottito, questo è il risultato. Adesso dobbiamo andare a fare il collo e dobbiamo andare a lavorare 16 giri di 12 maglie basse. I primi giri saranno un pochettino più difficili perché il lavoro sarà appunto imbottito. Poi mano a mano che facciamo i giri risulterà leggermente più semplice. Questo è il risultato del collo una volta concluso. Adesso dobbiamo andare a imbottirlo. Andiamo a imbottirlo come abbiamo fatto per la testa e il corpo. Questo è il risultato una volta che noi abbiamo imbottito il collo. Adesso dobbiamo andare a chiuderlo. Dobbiamo andare a fare 6 diminuzioni consecutive. Tolgo i marcapunti perché non ci servirà più. Una volta concluso andiamo a fare una catenella e tagliamo il filo. Adesso andiamo a cucire quest'ultimissimo forellino che ci rimane. Quindi prendo l'ago
e inserisco il filo all'interno della cruna. Adesso con l'ago passo in ogni singola maglia, quindi prendo la costina esterna di ogni maglia e faccio passare l'ago all'interno con il filo. E ripeto questo procedimento appunto per ogni singola maglia. Una volta che abbiamo fatto, chiudiamo semplicemente andando a stringere, a tirare il filo. Adesso entro in un punto, vado a fare un nodino per bloccare il filo. Il nostro corpo della giraffa è concluso. Adesso cambiamo filo e andiamo a fare il musino con il nostro colore marroncino. Avvio 7 catenelle. Nella seconda dall'uncinetto vado a realizzare 5 maglie basse. Adesso devo proseguire da quest'altra parte, quindi cosa faccio nell'ultima maglia? Vado a realizzare 3 maglie basse insieme. Queste 3 maglie basse insieme ci serviranno per girare. Adesso proseguo facendo 4 maglie basse. La codina la lavoro per un paio di punti, 2, 3, insieme al nostro lavoro. Fatte le maglie basse ci rimane l'ultima maglia da lavorare e qui facciamo un aumento, quindi 2 maglie basse nella stessa maglia. E abbiamo concluso il primo giro. Adesso andiamo nella maglia di inizio giro e proseguiamo facendo un aumento, quindi stiamo iniziando un altro giro. Nella prima maglia che ho realizzato inserisco il marcapunti. Faccio 4 maglie basse, 1, 2, 3, 4. Adesso devo fare 3 aumenti. 1, 2, 3. Proseguo lavorando di nuovo 4 maglie basse. 1, 2, 3, 4. Rimangono 2 maglie. Qui facciamo di nuovo 2 aumenti. 1, e 2. Adesso proseguiamo con un altro giro, quindi tolgo il marcapunti, vado a fare una maglia bassa ed inserisco il marcapunti. Nella successiva faccio un aumento. Adesso lavoro 5 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5. Faccio un aumento, una maglia bassa, un aumento, una maglia bassa e di nuovo un aumento. Adesso lavoro 5 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5. Nella successiva un aumento, una maglia bassa
e un aumento. E i nostri aumenti sono finiti. Adesso dobbiamo andare a fare 2 giri di maglie basse. Ricordatevi che la prima maglia del giro va sempre marcata. Una volta conclusi i 2 giri di maglie basse, tolgo il marcapunti, faccio nella maglia marcata una maglia bassissima, una catenella e taglio il filo leggermente lunghetto perché ci servirà poi per andare a cucire. E il nostro mosino è concluso. Adesso andiamo a fare le corna della giraffa. Ci serviranno sia il marroncino che il giallo. Andiamo a iniziare con il marroncino e facciamo un anello magico di 6 maglie basse. Una volta fatto l'anello magico andiamo a fare 6 aumenti consecutivi, un aumento in ogni maglia. Una volta fatti i 6 aumenti consecutivi dobbiamo avere un totale di 12 maglie basse. Adesso andiamo a fare una maglia bassa e un aumento. Una maglia bassa e un aumento lo facciamo per 6 volte. Prima maglia bassa fatta, nella successiva faccio un aumento. Proseguo in questo modo per tutto il giro. Una volta finito il giro dobbiamo avere un totale di 18 maglie basse. Adesso andiamo a fare 2 giri di 18 maglie basse. Una volta fatti i 2 giri di maglie basse vado a fare le diminuzioni, quindi faccio una maglia bassa e una diminuzione per 6 volte. Una volta finito il giro di diminuzioni abbiamo un totale di 12 maglie basse. Adesso dobbiamo andare a fare 2 maglie basse e una diminuzione per 3 volte. Una, due e la diminuzione. Ripeto questo passaggio per altre 2 volte. Una volta finito il giro devo avere un totale di 9 maglie basse. Adesso devo cambiare colore, quindi inizio a togliere il marcapunti, sfilo leggermente l'uncinetto e quindi allargo il cappietto, entro in questo modo nella maglia, prendo il filo giallo, lo posiziono e vado a lavorare con il giallo, quindi faccio passare il giallo all'interno della maglia e adesso proseguo a fare maglie basse. Devo fare un totale di 8 giri di 9 maglie basse. Ho tirato il filo, vedete? Quindi ho eliminato qui il cappietto che era rimasto. Lavoro un paio di punti, quindi 3 punti, 4, tutti i fili per bloccarli e poi posso tagliarli e proseguo a lavorare normalmente i miei giri di maglie basse. Una volta finiti gli 8 giri di maglie basse, tolgo i marcapunti, faccio una maglia bassissima nella maglia che era marcata,
una catenella e taglio il filo leggermente lunghetto perché ci servirà per poi cucire. Adesso devo prendere un pochettino di imbottitura e andare a imbottire leggermente la nostra corna, il nostro corno. Mi faccio aiutare dall'uncinetto e mano a mano spingo all'interno l'imbottitura. Ok, una volta imbottito, questo è il risultato finale. Ne dovete fare un'altra identica. Proseguiamo con la realizzazione delle gambe. Ci serviranno nuovamente tutti e due i colori. Iniziamo con il marroncino e andiamo a fare un anello magico di 6 maglie basse. Una volta fatto l'anello magico vado a fare un aumento in ogni maglia, quindi per un totale di 6 aumenti. Una volta finito il giro dobbiamo avere un totale di 12 maglie basse. Adesso proseguo facendo una maglia bassa e un aumento per 6 volte. Prima maglia fatta. Nella successiva un aumento. Proseguo in questo modo per tutto il giro. Una volta finito il giro ho un totale di 18 maglie basse. Proseguo facendo 2 maglie basse e un aumento. 2 maglie basse e un aumento per 6 volte. Prima maglia bassa fatta. Faccio la seconda e nella successiva un aumento. Proseguo in questo modo per tutto il giro. Una volta finito il giro devo avere un totale di 24 maglie basse. Adesso proseguo con l'ultimo giro di aumenti e vado a fare 3 maglie basse e un aumento per 6 volte. Prima maglia bassa fatta. 2 e 3. Nella successiva un aumento. Proseguo in questo modo per tutto il giro. Una volta finito anche questo giro ho un totale di 30 maglie basse. Adesso vado a lavorare 2 giri di maglie basse. Una volta finiti i giri di maglie basse, vado a fare 3 maglie basse e una diminuzione per 6 volte. Una, 2, 3 e faccio la diminuzione. Proseguo in questo modo per tutto il giro. Una volta finito il giro dobbiamo avere un totale di 24 maglie basse. Proseguo facendo adesso 2 maglie basse e una diminuzione per 6 volte. 1, 2 e la diminuzione. Proseguo in questo modo per tutto il giro. Una volta finito il giro dobbiamo avere un totale di 18 maglie basse. A questo punto vado a fare un giro di maglie basse. Arrivati a questo punto dobbiamo cambiare colore, quindi togliamo il marcapunti,
Allunghiamo qui il cappietto e, come abbiamo fatto prima, andiamo a cambiare il colore. Adesso con il colore giallo dobbiamo andare a lavorare 13 giri di maglie basse. Nel primo giro ricordiamoci di bloccare i fili, le codine dei fili per 3-4 maglie in modo che rimangano bloccate. E naturalmente tagliamo il filo che non ci serve più. Questo è il risultato una volta finiti i 13 giri di maglie basse. Adesso dobbiamo andare a fare l'ultimo giro di diminuzioni. Quindi andiamo a fare una maglia bassa e una diminuzione per tutto il giro. Prima maglia fatta, proseguo facendo la diminuzione e proseguo in questo modo per tutto il giro. A fine giro dobbiamo avere un totale di 12 maglie basse. Tolgo il marcapunti e nella maglia che era marcata vado a fare una maglia bassissima, una catenella e taglio il filo abbastanza lunghetto perché ci servirà per andare a cucire. Questa è la zampa quasi conclusa, dobbiamo soltanto imbottirla. Questo è il risultato una volta imbottita. Ne dobbiamo fare un'altra identica. Adesso facciamo le braccia. Anche per le braccia ci servono sia il colore marroncino e sia il colore giallo. Iniziamo con il marroncino e andiamo a fare un anello magico di 6 maglie basse. Una volta fatto l'anello magico andiamo a fare 6 aumenti consecutivi, quindi un aumento in ogni maglia. Arrivati a fine giro dobbiamo avere un totale di 12 maglie basse. Adesso proseguiamo facendo una maglia bassa e un aumento per 6 volte. Prima maglia fatta, nella successiva vado a fare l'aumento. Proseguo in questo modo per tutto il giro. Finito il giro dobbiamo avere un totale di 18 maglie basse. Adesso andiamo a fare 2 maglie basse e un aumento per 6 volte. 1, 2 e nella successiva l'aumento. Proseguo in questo modo per tutto il giro. Arrivati a fine giro ho un totale di 24 maglie. Adesso dobbiamo andare a fare 3 giri di maglie basse. Una volta finiti i 3 giri di maglie basse proseguiamo facendo delle diminuzioni. Andiamo a fare 2 maglie basse e una diminuzione per 6 volte. Quindi prima maglia fatta, seconda e nella successiva una diminuzione. Proseguo in questo modo per tutto il giro. Finito il giro abbiamo un totale di 18 maglie basse. Adesso dobbiamo proseguire e facciamo una maglia bassa e una diminuzione per 6 volte. Prima maglia bassa fatta e nella successiva vado a fare una diminuzione. Ripeto questo passaggio per tutto il giro. Una volta finito il giro abbiamo un totale di 12 maglie basse. Adesso facciamo un giro di maglie basse.
Una volta fatto il giro di maglie basse dobbiamo cambiare colore e utilizzare il giallo. Vado a fare il cambio colore come l'ho fatto prima. Una volta fatto il mio cambio colore e bloccato leggermente i fili, taglio i fili in eccesso e proseguo a lavorare 9 giri di maglie basse. Una volta conclusi i 9 giri di maglie basse, questo è il risultato. Togliamo il marcapunti e nella maglia marcata andiamo a fare una maglia bassissima, una catenella e tagliamo il filo lunghetto perché ci servirà per cucire. Adesso dobbiamo andare a imbottirla. Questo è il braccio concluso, ne dobbiamo fare un altro identico. Proseguiamo a fare l'orecchio. Andiamo a fare un anello magico di 6 maglie basse. Fatto l'anello magico andiamo a fare 6 aumenti consecutivi, quindi una maglia bassa, un aumento in ogni maglia bassa. In totale nel nostro lavoro dobbiamo avere 12 maglie basse. Proseguiamo facendo una maglia bassa e un aumento per 6 volte. Prima maglia bassa fatta, nella successiva faccio l'aumento. Proseguo in questo modo per tutto il giro. Una volta finito il giro dobbiamo avere un totale di 18 maglie basse. Proseguiamo di nuovo con aumenti facendo 2 maglie basse e un aumento. 2 maglie basse e un aumento per 6 volte. Prima maglia bassa fatta, seconda e nella successiva un aumento. Proseguo in questo modo per tutto il giro. Finito il giro dobbiamo avere un totale di 24 maglie basse. Adesso facciamo 3 maglie basse e un aumento per 6 volte. 1, 2, 3 e nella successiva un aumento. Proseguo in questo modo per tutto il giro. Finito il giro abbiamo un totale di 30 maglie basse. Dobbiamo andare a realizzare l'ultimo giro e facciamo 4 maglie basse e un aumento per 6 volte. 1, 2, 3, 4 e l'aumento. Ripeto questo passaggio per tutto il giro. Una volta finito il giro ho un totale di 36 maglie basse. Tolgo il marcapunti, piego in questo modo il lavoro, sposto il filo dietro, entro, vedete qui, nella maglia del giro come l'ho piegata e nell'altra e vado a fare una maglia bassissima. Mi sposto nella successiva ed entro in quella corrispondente dall'altro lato, faccio una maglia bassissima e ancora un'ultima volta nella maglia successiva, poi entro nella corrispondente dell'altro lato e faccio un'altra maglia bassissima. Abbiamo così chiuso il nostro orecchio. Volendo possiamo andare a fare anche un altro punto. Io direi di farlo, quindi entro nella maglia successiva, entro in quella corrispondente nell'altro lato
e faccio la maglia bassissima. Adesso faccio una catenella e taglio il filo lunghetto perché poi ci servirà per andare a cucire. Qui al centro il filo dell'anello magico andiamo a nasconderlo all'interno dei punti e poi successivamente a tagliarlo. E anche dell'orecchio ne dobbiamo fare un altro identico a questo. Cambiamo nuovamente colore e andiamo a fare le macchie della nostra giraffa. Abbiamo un anello magico di 6 maglie basse. Adesso andiamo a fare un aumento in ogni maglia, quindi per un totale di 6 volte. Finiti i 6 aumenti consecutivi abbiamo un totale di 12 maglie. Adesso nella maglia successiva faccio una maglia bassissima, una catenella e taglio il filo lunghetto perché anche qui ci servirà per cucire. E la nostra prima macchiolina è fatta. Di queste ne dobbiamo fare altre 6. Siamo arrivati all'ultimo pezzo della nostra giraffa. Andiamo a fare la coda. Abbiamo con il colore marroncino un anello magico di 5 maglie basse. Siamo arrivati alla fine della nostra giraffina, ci manca soltanto la coda, quindi col nostro cotone marroncino abbiamo un anello magico di 5 maglie basse. Una volta fatto l'anello magico andiamo a realizzare 5 aumenti consecutivi, quindi un aumento in ogni maglia. A fine giro dobbiamo avere un totale di 10 maglie basse. Adesso lavoro un giro di maglie basse. Marco la prima maglia e poi proseguo a lavorare. Finito il giro proseguiamo facendo 4 maglie basse e un aumento per 2 volte. 1, 2, 3, 4 e nella successiva un aumento. Ripeto questo procedimento un'altra volta. A fine giro ho un totale di 12 maglie basse. Adesso lavoro un giro di maglie basse. Finito il giro proseguo con un altro giro di aumenti, quindi vado a fare 5 maglie basse e un aumento per 2 volte. 1, 2, 3, 4, 5 e nella successiva un aumento. Ripeto questo procedimento un'altra volta. Finito il giro ho un totale di 14 maglie basse. Adesso devo cambiare colore. Quindi cambio colore, prendo il giallo e devo andare a realizzare 6 giri di maglie basse. Come sempre 3-4 punti li utilizzo per andare a bloccare i fili, quindi le codine dei nostri fili.
codine bloccate, taglio i fili nel cesso e posso proseguire a lavorare i giri di maglie basse. Una volta finite i nostri giri di maglie basse, tolgo il marcapunti, vado nella maglia marcata e faccio una maglia bassissima, una catenella e taglio il filo lunghetto perché ci servirà per cucire. Adesso imbottisco la mia coda ed è conclusa. Se voi volete fare la coda più lunga, aggiungete 2-3 giri qui di maglie basse e allungate così la vostra coda. Una volta che abbiamo tutti i pezzi, possiamo andare a assemblare la nostra giraffa. Io andrò ad assemblare prima la faccia, la testa, poi il corpo. Una volta assemblati questi due, andrò a posizionare corpo e testa insieme. Andranno posizionati così. La testa e il corpo andranno cuciti in maniera un po' diversa dal resto delle parti. Prima di andare a cucire tutti i pezzi assieme, dobbiamo andare a chiudere le gambe e le braccia in questo modo, quindi appiattendo qua questa parte. Vi faccio vedere su una gamba, scusatemi, su un braccio, voi lo fate sia sull'altro braccio che sulle due gambe. Quindi abbiamo già inserito il filo nell'ago e entro schiacciando qui il mio lavoro, entro in una maglia di un lato, poi entro nella maglia corrispondente dall'altro lato e porto fuori il filo. Adesso di nuovo entro in una maglia da un lato ed entro nella maglia corrispondente nell'altro lato e porto fuori il filo. Proseguo a realizzare questa cucitura per tutta la lunghezza del mio lavoro. Una volta che abbiamo finito di cucire, entro in una maglia qui nel lato e vado a fare un nodino. Non taglio il filo perché questo filo ci servirà per andare a cucire il nostro braccio al corpo. Come potete vedere, io sono andata a posizionare tutti i pezzi sia nel corpo che nella testa e adesso vado mano a mano a cucirli. Vi faccio vedere come andare a cucire una prima parte, quindi vi faccio vedere il musino, perché poi tutte le altre cuciture sono identiche a come abbiamo cucito il musino. Una volta quindi che abbiamo inserito il filo del musino nell'ago, possiamo procedere a cucire. Dobbiamo entrare in una maglia del musino e in una maglia sottostante. Allora, vedete, entro qui in una maglia ed entro in una maglia sottostante. Prendo una maglia sottostante per fare la cucitura più bella, perché sennò rischio di rovinare il filo sottostante e quindi si vedrebbero dei fili qua e non è tanto carino. Rientro qui in una maglia del musino e riesco in una maglia della testa il più vicino possibile al musino. Mi si è tolto, pazienza, e porto fuori il lavoro. Di nuovo entro nella maglia del musino ed esco in una maglia vicina dalla testa. Devo proseguire in questo modo finché non vado a cucire tutto il musino. Questo tipo di cucitura la dobbiamo fare anche per tutte le altre componenti della nostra giraffa, tranne per mettere insieme la testa al corpo. Quella vi faccio vedere una volta che siamo andati a cucire tutte le altre parti della giraffa. Una volta che abbiamo cucito tutto il musino, siamo arrivati a questo punto, entriamo in una maglia del musino, facciamo un nodino bello stretto in modo da bloccare il filo, rientro nel musino
In questo caso, vedete, porto verso l'esterno qui della testa il mio ago con il filo, perché poi il filo lo vado a portare all'interno della nostra testa in questo modo. Ho finito di cucire tutte le parti della mia girafina, ho anche inserito, come potete vedere, le macchie, le ho cucite nello stesso modo che ho cucito il musino. Le ho inserite, come potete vedere qui, sul retro della testa, 3 sulla pancia della giraffa e 2 sul retro. Adesso dobbiamo andare a assemblare la testa al corpo. Cosa facciamo? Andiamo a inserire la testa nel collo, ma prima di tutto prendiamo un filo giallo, lo facciamo passare da dentro la testa qui fuori dove c'è l'anello magico. Tiro lasciando molto filo qui, salto una maglia e rientro in questo modo. Adesso prendo il mio ago e mi inserisco all'interno, vedete, del collo in questo modo. Faccio inserire il collo all'interno della testa, così, e tiro qui. Faccio un nodino alle 2 estremità, devo stringere molto bene. Ne faccio un altro. Ok, taglio il filo in eccesso, porto tutto all'interno qui della testa, sistemo bene e la nostra testa è stata cucita al corpo, vedete? Adesso, come ultimissimo passaggio, vado a fare 2 puntini neri qui sul musino. Entro dal lato del musino ed esco in questo punto. Qui lascio un pezzo di filo, un'estremità. Salto 2 punti e riesco dove sono uscita all'inizio. Rientro qui così e vado a lavorare altri 2 punti dall'altro lato. In questo modo uno, poi esco da dove sono entrata, faccio un nodino qui, e poi disperdo il filo all'interno del muso. Il nodino, come tiriamo il filo, va all'interno. Adesso tolgo anche questo. Questa è la nostra girafina conclusa. Vi ricordo che se il video vi è piaciuto di lasciare un like e un commento e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!